tutti! Oggi approfittiamo della bellissima giornata di sole che vedete per parlarvi dell'inizio della primavera e anche della festa della Pasqua. Prima però di iniziare non dimenticate di abbonarvi qui sotto e anche di mettere un pollice alzato per dire che vi è piaciuto il video e anche di lasciare, se eventualmente volete, dei commenti. Vi prometto che risponderò a tutti i vostri commenti. Allora, la Pasqua è una festa importantissima per l'Italia che si festeggia ancora oggi dappertutto, da nord a sud, ed è anche l'occasione per ritrovarsi in famiglia e per approfittare, come oggi, delle belle giornate di sole che iniziano ad esserci. Infatti spesso la Pasqua coincide un po' con l'inizio della primavera, ma vediamo un po' qual è la tradizione della Pasqua e come viene festeggiata in Italia. Anzitutto la data della Pasqua è una data variabile. Perché? Perché coincide la Pasqua con la domenica successiva al primo plenilunio della primavera e per questo si può parlare di Pasqua bassa, alta o anche media. Dipende appunto da quando si festeggia esattamente il giorno di Pasqua. Vediamo allora come si festeggia questo importante periodo in Italia. Il periodo di Pasqua, la festa di Pasqua inizia in realtà la domenica precedente e questa domenica si ricorda l'ingresso, l'entrata trionfante di Gesù nella città di Gerusalemme, quando è stato accolto dallo sventolio di palme. Oggi però le palme, le foglie di palma non sono così facili da trovare, quindi molto spesso in Italia, come anche negli altri paesi ancora cattolici, si sostituisce la foglia di palma con un semplice rametto di ulivo. Quindi se siete in Italia non sarà difficile vedere questa domenica le famiglie, i bambini che portano con loro un rametto di ulivo proprio per ricordare questa prima domenica, l'ingresso, quella che è chiamata la Domenica delle Palme. Poi le festività di Pasqua continuano con il giovedì. Il giovedì successivo è importante perché viene viene ricordata l'ultima cena di Gesù. Poi si prosegue con il Venerdì Santo. Durante il venerdì, questo venerdì successivo, viene ricordata in particolare la Via Crucis. Che cos'è la Via Crucis? La Via Crucis ricorda il cammino della passione di Cristo, quindi Cristo che è Gesù che viene portato in cima al monte e viene crocifisso. La domenica successiva a questo venerdì è poi veramente la festa più importante di tutto il periodo pasquale. Perché? Perché si festeggia in Italia, come appunto in tutti i paesi cristiani, si festeggia la resurrezione di Cristo. E quindi in questa giornata le famiglie si ritrovano e festeggiano, soprattutto le famiglie religiose, festeggiano questo avvenimento estremamente importante per la religione cristiana. E in questa occasione le famiglie si ritrovano e si mangia. Perché si mangia? È molto importante il pranzo pasquale perché interrompe il digiuno che era iniziato molte settimane prima. Quindi si interrompe il digiuno e in particolare si mangiano due cose tradizionali. La prima è la colomba pasquale, quindi un dolce fatto di pasta e di mandorle con anche dello zucchero, è molto buono e è chiamato così proprio perché ha una forma di colomba, ricorda questo uccello che è fortemente legato all'iconografia di Gesù. E poi un'altra cosa molto tradizionale che si deve mangiare nel giorno di Pasqua sono le uova. Quindi le uova che spesso sono uova dolci, uova di cioccolato. E perché è stato usato questo simbolo, l'uovo di Pasqua? Ebbene perché ancora prima di tutta la tradizione cristiana l'uovo è un po' il simbolo della rinascita. L'uovo è qualcosa che appunto richiama subito l'inizio o il rinizio della vita e quindi a Pasqua si
si usa mangiare sia la colomba che le uova di cioccolato. Poi con le uova di cioccolato vengono anche fatti dei divertentissimi giochi, soprattutto per i bambini. Ad esempio è solito fare la caccia al tesoro delle uova al cioccolato. La mamma o gli adulti nascondono ad esempio nel giardino delle uova di cioccolato e i bambini devono fare una sorta di caccia alle uova, caccia al tesoro, dove il tesoro è appunto il cioccolato, le piccole uova di cioccolato. E poi le feste di Pasqua continuano e finiscono, il periodo pasquale finisce con il lunedì. Il lunedì che è chiamato il lunedì dell'angelo perché sempre nella tradizione cristiana si racconta, si celebra, si ricorda la venuta dell'angelo che va a parlare con le donne che trovano il sepolcro vuoto, quindi Gesù non c'è più perché è risuscitato in cielo, il sepolcro è vuoto e proprio durante questo lunedì si richiama l'angelo che viene a parlare alle donne. E poi bisogna però precisare che il lunedì dell'angelo non è sempre stato festeggiato in Italia, ma diviene una festa solo dal secondo dopoguerra. E perché questo è un po' legato anche agli usi che iniziano proprio a partire dal periodo del secondo dopoguerra, quindi dagli anni 50 in Italia, perché negli anni 50 l'Italia si trasforma, quindi iniziano gli italiani a voler fare delle vacanze e è proprio in questi anni che il governo decide di fare festa anche il lunedì. Perché? Perché in questo modo si collegano le vacanze pasquali a altre festività molto importanti per l'Italia, in particolare due. Il 25 aprile, in cui si festeggia la liberazione dal nazifascismo dell'Italia, e il 1° maggio, dove si festeggia, come in tanti altri paesi, la festa dei lavoratori. Questo è tutto per quanto riguarda questo bellissimo periodo pasquale, che spesso è accompagnato da un bel sole come oggi. Io vi auguro buona Pasqua e buona Pasquetta, proprio così è chiamato infatti il lunedì che è successivo alla Pasqua. Pasqua e Pasquetta. Ciao a tutti, non dimenticate di mettere un pollice alzato se vi è piaciuto il video e ciao, un abbraccio!